Riproviamo di nuovo. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa diretta carnivora. Oggi avrò il piacere di avere con me Chiara Regolini, naturopata, consulente nutrizionale e spero che Instagram adesso la faccia partecipare. Ci proviamo di nuovo. Invio la mia richiesta a Chiara. Alleluia! Ho detto che Vedi? non mollavo, Fantastico, io stavo già guardando l'agenda, dicevo, quando è che lo possiamo mettere? No, non mollavo, mi ero messa lì di Fantastico. tutta. Grazie a tutti per la pazienza anche. Come... Oggi faceva proprio i Mamma capricci, mia, guarda. speriamo che non faccia altre sorprese. Ma Come stai? c'è stato un milione di volte praticamente, ma non ti faceva entrare e poi non ti vedeva a video. Che noia, vabbè. Perfetto, dai, ce l'abbiamo fatta, che bello. Quindi, come stai? Bene, grazie. E tu? Tutto bene. Fantastico. Io ho un po' anticipato Mm, l'argomento di oggi, ho detto che oggi parleremo di alimentazione intuitiva, però prima di iniziare io ho ascoltato alcuni podcast in cui tu ti raccontavi, ma vorrei che anche tu raccontassi che cosa fai. So che sei naturopata, che sei consulente nutrizionale, quindi mi chiedo come sei arrivata a fare quello che stai facendo e a realizzare quello che è il tuo programma, il tuo percorso Energy Restart. Raccontaci. grazie. Intanto, grazie per avermi invitata, sono molto emozionata. Dai. E dimmi se si sentono rumori perché ho la finestra aperta in caso chiudo. Allora, grazie a tutti per essere qua. Allora, io sono, sì, sono Chiara e come hai detto tu sono naturopata, consulente nutrizionale. Diciamo che questo è il secondo atto della mia vita. Prima facevo tutt'altro, però non stiamo a entrare in quello. Come sono arrivata perché ho creato Energy Restart, che alla fine è il mio percorso principale, è la mia prima via di lavoro al 90%, diciamo. Faccio anche delle consulenze individuali, però sono più a seguito magari del percorso o per chi ha già delle basi molto buone dove dobbiamo fare un po', sai, le pulci e aggiustare un pochino. E Energy Restart l'ho voluto creare ormai va da 4 anni circa, perché alla fine vedevo nelle consulenze individuali cioè, c'erano sempre le stesse problematiche da risolvere prima, no? Per qualsiasi disequilibrio che le persone mi portavano, alla fine le basi, come sai bene tu, sono date da ciò che decidiamo di mangiare, più altre cosine di cui magari poi parliamo, però senza delle solide fondamenta possiamo costruire a fatica, cioè non costruiamo, è come una casa, no? E quindi alla fine mi ritrovavo a ripetere sempre le stesse cose e prima di arrivare al dunque, insomma, ci voleva, era sempre quello, i suggerimenti erano quelli, no? Perché io sono dell'idea che noi siamo esseri umani, siamo una razza, una specie, ok? E quindi, come tutte le specie animali, abbiamo delle specifiche necessità nutrizionali e quindi le basi sono quelle a livello fisiologico per tutti, poi che ci siano delle piccole differenze tra una persona e l'altra perché abbiamo delle problematiche diverse, quindi dobbiamo fare delle scelte diverse e anche per i gusti ci sta, però le basi quelle sono, cioè non possiamo tanto star lì a girarci intorno, no? E su questo credo che sei d'accordo, insomma. Sì. E quindi ho detto, vabbè, voglio costruire un programma, un percorso, pardon, che permetta di costruirle queste basi, queste fondamenta e che vada passo passo, che sia fluido, non sia cambiamenti drastici, perché, pardon, non ho specificato, io lavoro esclusivamente con le donne e, e noi donne, il corpo femminile non ama, l'organismo femminile, diciamo, non ama shock, cambi troppo drastici, perché insomma i nostri ormoni hanno necessità di essere un pochino più accompagnati, coccolati e fare le cose con calma, a differenza di un uomo che invece può permettersi di fare cose un pochino più drastiche senza star lì tanto a girarci intorno. E quindi ho voluto creare un percorso che permettesse di creare appunto queste basi una volta per tutte, nel senso che una volta che abbiamo imparato e capito cosa serve al nostro corpo, poi è quello che teniamo,
voglio che diventi con questo percorso che si crei uno stile alimentare, no? E ovviamente come tutti i percorsi prevedono dei passaggi, l'obiettivo è di arrivare appunto a creare un modo di mangiare che sia intuitivo, perché quando il corpo capisce, quando ripuliamo delle infiammazioni, quando lo nutriamo adeguatamente, poi ci risentiamo, perché spesso viaggiamo molto sconnesse, ci risentiamo, ci riascoltiamo e capiamo cosa effettivamente ci serve. Il corpo stesso ci dice, è il nostro organismo che ci dice di cosa abbiamo bisogno, no? E quindi l'obiettivo è di arrivare a muoversi poi con le proprie gambe in modo intuitivo, perché è quello l'unico modo, a mio avviso, per cui poi si mantiene uno stile alimentare, no? Altrimenti, se è un percorso che è fine a se stesso e dopo con delle regole troppo ferree, diciamo, o troppo drastiche, non si sa come andare avanti, no? Quindi il mio obiettivo è di accompagnare poi che una persona va avanti, poi ci sarà chi deve fare dei passetti in più, chi fa per sua curiosità farà degli esperimenti in più, però questo dipende sempre da dove si parte e se il percorso, se è un ultimo tassello, diciamo, oppure se è uno dei primi tasselli, no? E come dicevo, come tutti i percorsi prevedono dei passaggi, quindi all'inizio andiamo a mettere da parte quelli che sono considerati ormai i grandi infiammatori, sono 4 cose, non sono 75, no? E introduciamo piano piano cibo più nutriente, più densamente nutritivo. L'approccio del percorso è un approccio a un'alimentazione un po' più bassi carboidrati, che non per forza significa zero. A me, come ti avevo accennato nelle nostre chiacchierate, non piace dare un'etichetta al modo di mangiare, perché a mio avviso non dovrebbe esserci, visto che mangiare è il nostro primo istinto, ma è stato reso estremamente complicato, no? Allora bisogna, per capirci in questo mondo confuso, diamo queste etichettine, no? Quindi un'alimentazione che comunque mi porta verso un approccio non preponderante di carboidrati, amidaci, parlo insomma di tutti quelli raffinati, eccetera. Nelle 4 settimane iniziali andiamo proprio a ridurli piano piano, facendo delle scelte su alcuni tipi, lasciamo da parte altri. Per esempio, io sfido a lasciare da parte tutti i cereali, per quanto lasciando da parte il glutine inizialmente, poi sfido a provare a mettere da parte temporaneamente i cereali in generale, anche quelli naturalmente privi di glutine, e alla fine sono 6 settimane, una persona spesso viene accolta alla sfida e poi ognuno trova il suo, no? E non vuol dire che poi non vengano reinseriti, assolutamente vengono reinseriti per la maggior parte delle persone, però non rimangono più il focus principale, no? La necessità principale, e soprattutto l'obiettivo è di capire cosa effettivamente funziona e cosa no. Al di là del fatto che sulla carta magari un alimento è super sano, ha tutti i suoi crismi, diciamo, magari a una persona non va bene come all'altra invece va bene, no? E quindi andiamo a fare questi passaggini qua. La quarta settimana è l'unica dove togliamo i carboidrati amidaci, magari le patate, insomma quelli che abbiamo tenuto, per fissare anche la capacità del corpo di utilizzare i suoi grassi, no? Come come funzionalità primaria, e per fissare quello che è già stato attivato, ovvero quella famosa flessibilità metabolica che andiamo cercando, cioè il nostro corpo che rimane efficiente a usare i suoi grassi come energia e a far funzionare tutto l'organismo senza avere una necessità continua di un'entrata alimentare, no? Vuol dire, quando dico continua intendo ogni poche ore. E però nel momento in cui introduciamo magari qualcosa che ci dà più zuccheri, più glucose, lo sappiamo gestire senza tornare indietro a una sorta di continua necessità, no? E dipendenza. E niente, poi le ultime settimane... Scusami, Energy Restart è più che altro un percorso alimentare o all'interno del programma si trovano anche altre cose da poter imparare? Allora, la base è lo zoccolo duro, diciamo, quello che conduce tutto è l'alimentazione, cioè impariamo proprio a mangiare a capire cosa ci fa funzionare al meglio, quindi è la parte alimentare. Però io ho una grande attenzione alla riconnessione testa-corpo, che viene in modo naturale nei passaggi, nelle varie settimane, perché come dicevo prima, mano che gli obiettivi sono di sfiammare,
creare equilibrio, stabilità glicemica che porta poi all'equilibrio degli altri vari ormoni. E queste due cose già di per sé portano a un maggiore ascolto e nutrire ovviamente. Quando noi nutriamo profondamente il corpo, mentre è sfiammato, iniziamo a sentirlo. Il corpo stesso dice, cavolo, questo è quello che mi serve per funzionare al meglio e iniziamo a riascoltarci e sentirci. Quindi c'è una grande attenzione a questo, ci sono degli esercizi, c'è un piccolo esercizio specifico per fare, che si chiama un diario di autovalutazione che da fare tutti i giorni, ma proprio 10 minuti, anche perché è quello che a mio avviso proprio fa da ancora e fa da permette alla persona di capire effettivamente che se quello che sta facendo sta andando bene e cosa invece deve aggiustare, è quello che poi porta a riattivare l'intuitività, perché ce l'abbiamo tutti, no? L'abbiamo solo un po' soppressa. Perché Perché vedendo questo nel per un periodo l'ho fatto anche io, cioè mi segnavo, vabbè, quello che mangio me lo segno sempre per capire poi come cambia il mio corpo durante i giorni, però mi segnavo anche il sonno, gli brava, allenamenti che esatto. facevo il giorno prima, cioè se avevo un sonno buono o un sonno meno buono. Esatto, infatti è un diario semiguidato e ci sono vari parametri, c'è l'energia, l'energia poi metto le faccine, no? Così è più facile, energia, funzionalità intestinale, sonno, umore e Bello. altre cosine e faccio inserire anche gli eventi della giornata di particolare rilevanza, così che una persona ogni sera fa un po' un report e vede nero su bianco le cose. Poi a fine settimana consiglio di fare sempre una revisione della settimana e così si riescono a intravedere i pattern, no? Le cose che si ripetono. Ok, mi succede quella, non solo alimentare, mi succede quella cosa tutti i giorni. Cioè, quando mi succede, per esempio, quella cosa al lavoro o allora il mio organismo risponde così, magari ho il mal di pancia, quello che mangio anche se il giorno prima mi andava bene non mi va bene, no? E così riesco, e così altrettanto anche con l'alimentazione, ok? Mangio quel cibo lì che magari è super sano, eccetera, ma vedo che a me invece fa colà, no? E quindi queste cose riescono a far riattivare la connessione con noi stessi e dire ok, indipendentemente da quello che mi viene detto, io capisco che quello non va bene per me, oppure devo gestire magari meglio i miei stress, no? Perché noi siamo fatti di diversi piani. La parte alimentare è fondamentale, chiaramente perché è quello che il nostro corpo usa per funzionare, nel bene o nel male, e poi comunque dobbiamo sempre prestare attenzione alla parte anche psicoemozionale, no? E quindi questo conduce alle ultime 2 settimane dove proprio si è riattivata bene questa connessione col corpo. Io lo vedo, mi piace tantissimo, lo vedo proprio negli occhi delle donne, perché il percorso è online, però poi una volta a settimana c'è anche una videochiamata di gruppo, no? Dove ci Bello. si vede, così è facoltativa, però è bello perché si vede proprio che cambiano gli occhi e c'è all'inizio quasi una iperattenzione a sé, no? E che magari si guardano anche le piccole virgole che dico ogni tanto anche troppo, no? Però è bello perché arrivando da non prendersi, cioè non ascoltarsi a riascoltarsi è molto bello e molto rivelatore, cioè ci dice tanto, no? E questo permette poi alla fine, ci sono tutta una serie di informazioni ovviamente di come continuare nel lungo periodo per quanto riguarda i carboidrati, ma non solo, come capire se ne abbiamo bisogno, se non ne abbiamo bisogno, eccetera, eccetera, se stiamo mangiando abbastanza, quello, se stiamo mangiando troppo poco, sono tutte cose, ovviamente il percorso non porta grammature, calcoli calorici, Bello. desidero che sia, cioè è la persona che deve, perché non è il mio lavoro, no? Quello è il lavoro di un nutrizionista, ma anche se lo fosse, non lo farei comunque, perché insomma lascia il tempo che trova, cioè è la persona che deve capire quanto ha bisogno, ogni giorno è diverso, no? Tu penso che lo capisci, soprattutto come mangi tu, che è molto saziante, quello che mangi lo capisci, ci sono dei giorni in cui hai bisogno di X, dei giorni in cui hai bisogno di XY, quindi è proprio un percorso che porta a risentirsi, conoscersi di nuovo per ritrovare proprio l'equilibrio e l'obiettivo appunto è funzionalità metabolica in generale e l'equilibrio ormonale in generale, no? Non solo degli ormoni sessuali, perché quando si dice ormonale spesso si pensa subito agli ormoni sessuali, no? Infatti, che cosa intendi per equilibrio ormonale? Cioè, quali sono gli ormoni che dovrebbero stare in equilibrio per una corretta salute metabolica? E poi
anche magari di composizione corporea, perché quello viene da sé, ovviamente, quando siamo in salute. Sì, ecco, magari faccio questa premessa già che appunto un'eventuale perdita di grasso e composizione corporea o il contrario, aumento, perché c'è anche chi, cioè il percorso che le donne che seguo io non hanno per forza un obiettivo o una necessità di perdere grasso, ci sono anche quelle, ma anche chi ha un sacco di altri problemi e non ha quello, no? E quindi l'efficienza, diciamo, chiamiamola così, metabolica, cioè il far funzionare il proprio metabolismo al meglio, significa far funzionare la cellula al meglio. La funzionalità cellulare è quella che poi permette di fare funzionare tutto il nostro corpo, no? Quindi il metabolismo si intende qualsiasi azione, la produzione sia di energia, ma anche qualsiasi azione che fa la cellula per funzionare. E l'equilibrio ormonale in generale, perché noi abbiamo una miriade di ormoni che ci governano letteralmente, se questi funzionano bene, allora noi funzioniamo bene. Primariamente quelli che più si riesce a individuare, diciamo, no? O a comprendere quando si lavora con l'alimentazione in questo senso sono chiaramente l'insulina, perché quando andiamo a creare un'alimentazione che ci permetta una stabilità glicemica, che non vuol dire per forza che è sempre bassa, ma vuol dire che si alza se si deve alzare in un contesto di dopo un pasto, ma non avendo dei picchi estremi, e poi torna alla sua linea base, no? Quindi l'insulina di conseguenza, senza star qua troppo a spiegare, esce il giusto, senza uscire costantemente, cosa per cui non è fatta, e esce una quantità moderata. Poi chiaro ci sono sempre le eccezioni, no? Però quando noi abbiamo un organismo funzionale, un metabolismo funzionale, fa il suo lavoro, cioè non sballa, no? Anche se abbiamo delle eccezioni per cui magari mangiamo una cosa che apporta molto zuccheri e per un attimo abbiamo un picco, no? Poi torna tutta la norma. E di conseguenza questo è un ormone fulcro abbastanza, l'insulina, che va a regolare poi anche gli ormoni sessuali, no? Sia degli uomini che delle donne ovviamente. C'è molta connessione, così come con un organismo ben nutrito, con un equilibrio glicemico e ben funzionante, la tiroide, gli ormoni tiroidei possono funzionare meglio, no? Chiaramente io parlo in generale adesso, dipende sempre poi dal grado di disequilibrio, diciamo, che ha la persona, no? Non si può, cioè sarebbe secondo me poco etico dire ok, metti a posto l'alimentazione e ti sistema tutto. No, cioè dipende, quello che è sistemabile si sistema, ma chiaramente va sempre a migliorare, no? Sì. Qualcosa. Sicuramente se ci sono delle situazioni molto critiche, magari qualcosina resta fuori, però il concetto è che più lavoriamo sul creare stabilità glicemica, nutrimento al corpo, tirar via le infiammazioni, comunque non continuare a dare cibo vuoto e infiammatorio al corpo, e tutto il resto si va a equilibrare, così come mi dicevi della ricomposizione corporea, che poi il fulcro lì è un po' l'insulina, anche lì se c'è una necessità di perdere del grasso o di ricomporre il corpo, arriva quella conseguenza del riequilibrio, perché un eccesso, passatemi il termine, ok, di grasso nel corpo, un eccesso vero, ok, perché tante volte noi donne ce l'abbiamo qua l'eccesso, no? E, un eccesso vero è sempre una conseguenza, un disequilibrio di qualche natura, no? Quindi andiamo a riequilibrare e arriva anche quello. Ci vuole tanto? Sì, per tante persone ci vuole tanto, dipende anche lì da dove si parte, no? Beh, un esempio fantastico è, come si chiama? Ornella, no? Ornellina. Sì. Cioè, L'ho lei ha fatto... incontrata Ornella, abbiamo cenato insieme a Catania infatti, perché quest'estate sono andata giù in Sicilia e abbiamo cenato insieme con i nostri fidanzati. bello, infatti. Ecco, lei è per fare un esempio che magari c'è chi la conosce qua, ha sfiammato il corpo, ha fatto tutto il lavoro che c'era da fare, pian piano, e il suo corpo ha risposto, no? Poi magari non tutte ottengono un risultato pazzesco come il suo, ok? Dipende dall'età, ripeto, lo stato di compromissione, da mille cose, dal livello di stress che abbiamo nella nostra vita. Infatti anche nel percorso io su questo enfatizzo molto, c'è una lezione bella grossa sullo stress, perché come prima mi chiedevi, insomma, non è solo alimentazione,
ci sono dentro una serie di altre informazioni e lezioni per capire proprio come funzioniamo, no? Noi donne soprattutto, e come quindi avere più consapevolezza di noi e delle scelte poi conseguenti. Quindi per stare sull'equilibrio ormonale, anche l'equilibrio degli ormoni sessuali è dettato non solo appunto da un eventuale, cioè l'equilibrio è dettato da un equilibrio glicemico, ma anche da un nutrimento adeguato e dalla gestione degli stress, perché se abbiamo un cortisolo in disequilibrio, che non vuol dire per forza sempre alto, vuol dire spesso che va oltre, è basso, comunque l'organismo ha come priorità quella di tenerci in vita, ok? Se noi abbiamo anche poco cortisolo, cioè abbiamo un cortisolo basso perché le surrenali, che sono quelle adibite a produrlo, sono un po' alla frutta perché ne abbiamo fino qua, va a destinare la materia prima, che è il colesterolo, prima al cortisolo e poi agli altri ormoni steroidei che sono gli ormoni di cui fanno parte gli ormoni sessuali, ok? Quindi questo è un aspetto molto importante, soprattutto per noi donne, a mio avviso, da tenere presente, perché spesso, soprattutto per chi ha famiglia, ma non solo, perché insomma io per esempio non ho figli, però il mio bel livello di stress ce l'ho sempre, è una cosa su cui devo costantemente lavorare, no? Comunque è un aspetto che spesso non viene considerato, però è quello che può andare a cascata a farmi a creare problemi anche su altri fronti, perché anche un disequilibrio di cortisolo mi può portare a un disequilibrio glicemico, quindi è tutto collegato e a sua volta la tiroide poi è sempre in mezzo, perché è quella che regola tutto, no? È la nostra mastroghiandola, e quando c'è un disequilibrio anche lei ne risente. Quindi veramente forse ho fatto un po' di confusione, però per far No, ma capire anche che questa cosa è che hai proprio detto dello stress, è un- Chiara, è sì, è tutto fantastica, perché connesso, no? per me, che ho iniziato la dieta carnivora perché ero in amenorrea, lo stress è stato fondamentale, perché io, oltre a mangiare molto poco e quindi a cambiare rapidamente l'alimentazione, perché io sono passata da mangiare tutto a mangiare 13 grammi di proteina al giorno con solo olio vegetale, quindi è normale che ho perso tanti chili, ma ho messo sotto stress il mio corpo. Mi allenavo tantissimo, questo mi metteva sotto stress e il pensiero continuo che volessi continuare a prendere peso, quindi tanti stimoli stressori che poi mi hanno portato, Sì. per noi donne è importantissimo mantenere l'equilibrio ormonale, e ho perso quindi il ciclo. E ci sono molte ragazze che per esempio mi dicono: "Ah, va bene, alcune hanno ripreso anche il ciclo". Infatti sono felicissima Beh, di questo dopo aver iniziato la dieta carnivora, perché evidentemente avevano solo bisogno di alimenti densamente nutrienti. Altri ci stanno impiegando sicuramente molto più tempo, ma anche l'attività fisica secondo me è uno stress, perché magari il loro continuo obiettivo non è proprio quello di ristabilire la salute, ma è quello di "oh mio Dio, sto ingrassando, oh sì. mio Dio", e questo crea stress invece di pensare a stare sereni, nutrire il nostro corpo. Abbiamo poi dei stereotipi, noi donne, di donne magre, non è così, la nostra natura non è quella, cioè dobbiamo mangiare intuitivamente, come hai detto giustamente tu. Mm. A proposito di alimentazione intuitiva, qual è la tua alimentazione intuitiva? Cioè tu cosa fai nel corso della giornata? Non sei Allora, carnivora, questo l'ho non capito, però a del tratti. tutto, però diciamo che primariamente io ho capito che appunto, perché ovviamente io le ho provate tutte, anche in passato quando non sapevo niente, Tutti le abbiamo provate sì, tutte esatto, qui. la mia prima vita, no? Insomma, anche ho avuto periodi in cui non mangiavo carne perché così per idee che poi insomma sono andate un po' per aria, ma cioè per idee che non erano mie sostanzialmente, no? E niente, io sono arrivata ad oggi, diciamo ad oggi, non adesso, insomma, ormai da qualche anno che ho capito cosa mi serve e come funziono meglio, no? E infatti io questo dico anche quando condivido le cose su Instagram, io non faccio mai vedere troppo quello che mangio, non così frequentemente, perché a parte che sono sempre le solite quattro cose, no? Quindi non è neanche tanto esaltante, eh, eh, perché appunto io sono una persona che non ha bisogno di grandi varietà, no? E, e anche perché spesso vedo che magari ci si identifica, cioè dice, ah ok, mangi così, allora mangio anche così.
bisogna arrivarci, no? Ognuno deve arrivare al suo, e non dico che, cioè, rimango sempre dell'idea che di base un'alimentazione ideale per l'essere umano è non preponderante sui carboidrati amidacei, mettiamola così, ok? Cioè ci possono stare quelli più integri se poi facciamo una carrellata, però insomma abbiamo bisogno principalmente delle proteine, dei grassi, perché è quello di cui siamo fatti, esclusa l'acqua, e poi il resto ci può stare, no? Le verdure, la frutta, qualche carboidrato amidaceo integro, ma non è per forza il focus principale. Detto questo, io ho trovato il mio, cioè è anche stato grazie a aver fatto un bel periodo carnivore, diciamo, neanche non perfetto, cioè perfetto da manuale. Qualche anno fa, non mi ricordo più quando, 2020 può essere? 2020 sì. Vabbè, io ho problemi con il tempo, non mi ricordo. Quindi lockdown, quindi io Era di il solito lockdown del le collego così le cose, quindi dico sì. 2020 c'era il lockdown e da È lì. stato appena dopo, prima dopo, vabbè, comunque avevo già trovato il mio, comunque di un certo tipo di alimentazione, però lì ho sdoganato un po', cioè ho capito che effettivamente non ho così gran bisogno di mangiare troppe verdure, per esempio, no? Che a me piacevano, cioè proprio piacevano, cioè pensavo che fosse impossibile per me non mangiarle. E invece ho provato e effettivamente mi funziona meglio. E quando io ho i periodi che meno ne mangio, meno ne cerco, e viceversa. Perché noi diamo da mangiare anche ai nostri batteri intestinali e loro poi vogliono certe cose, no? E comunque sì, prettamente, senza girarci troppo intorno, prettamente io mangio sempre delle proteine, che sia carne, pesce, uova nei miei pasti. Faccio 2 pasti, faccio 3 pasti, ogni tanto 2 perché magari salto la colazione perché vado a allenarmi presto e insomma non riesco a allenarmi dopo aver mangiato. Però primariamente carne, pesce, uova, o anche mischiate, perché no, a me piace anche mischiarle senza problemi. E in estate alcune verdure che sono le verdure, la verdura frutta, diciamo, tipo i cetrioli, i pomodori, le zucchine, quelle mi piacciono e vedo che non mi danno alcun problema se li mangio in volentieri. Magari però non in tutti i pasti per forza, spesso mi capita di fare il pranzo, soprattutto a cena sì mi viene più voglia, invece il pranzo spesso mi capita di farlo anche solo carnivore, se vogliamo dargli, no, un modo di mangiare, che sia anche solo del macinato con delle uova o del pesce o solo oggi ho mangiato le uova, ci ho abbinato la verdura perché ne avevo voglia, però tante volte mi succede che non ne ho voglia, non ne sento il bisogno, no? E però ci tengo sempre a spiegare perché ogni tanto magari lo faccio vedere così che non c'è niente di verdura, che fa un po' strano ancora, no? Poi magari le persone che seguono te hanno capito, ma io dico sempre, non è che perché io non la mangio, non è che allora è sbagliato mangiarla, no? Ognuno veramente deve trovare il suo e capirsi, e è quello in cui voglio condurre anche le donne che seguo, no? Infatti tante adesso, cioè, per esempio in Energy Restart tutto il percorso è accompagnato da ricette, no? Per aiutare, perché è molto più semplice, non dobbiamo diventare matte ogni volta a pensare cosa fare da mangiare, c'è un'idea di menù, non è obbligatorio, è solo un'idea per organizzare la settimana. E ovviamente le verdure vegetali ci sono dentro. Però anche lì mi piace che le persone capiscono, ok, ne ho voglia, non ne ho voglia, le ho messe, non ne ho messe, ne ho messe tante, ne ho messe poche, cioè non sono per forza obbligatorie. Se una persona, soprattutto con dei problemi intestinali, dice io sento che se le mangio non funziona, bene, ti sei ascoltata, no? Quindi io mangio praticamente così, a livello di carboidrati amidacei, perché magari questa è una domanda che spesso almeno a me fanno, ne mangi? Allora, non troppi, non sempre, non tutti i giorni. Se li mangio, mangio qualcosa a cena. Guarda, rarissimamente mangio per esempio cereali tipo il riso, mangio se mangio un cereale, ma molto raramente. Ecco, recentemente, settimana scorsa mi pare, mi è venuta voglia perché ero particolarmente affamata per qualche giorno, ero anche in fase luteale, che è la fase in cui si ha più fame,
e l'ho messo un fatto di riso, ecco, e ogni tanto, e questo sembra strano, importante, mangio del pane integrale fatto con lievito madre, che non faccio io, però quello ce l'ho per esempio in freezer a fette, ma proprio sporadicamente mi viene voglia. O se no provo a farmelo io che ho il lievito madre senza glutine in frigo, che coltivo, quella volta ogni tanto mi voglio fare il Wow. pane. E cos'altro? Patate ne sto mangiando molto molto poche recentemente parlo da mesi, perché non trovo quelle che mi piacciono e allora non le prendo. Perché a me piacciono le patate americane, Ok, con quella la pasta grande. bianca dentro. No. E quelle sono stagionali e non riesco a capire quando e quindi non le trovo. Invece le altre, sì, la batata, quella viola mi piace abbastanza, però ti devo dire che è da un bel po' che non ne mangio, sì. Io sono fortunata perché le patate proprio non mi sono mai Ah, piaciute, vedi. quindi su questo sono fortunata proprio. Sì, Però io vabbè, non, le cioè, mangio. mi piace, però ho scoperto che queste appunto americane, che non sono sulla nace, mi funzionano meglio. Le altre, e pensa, io sono Sì. cresciuta, la mia famiglia da parte di mia mamma sono contadini e hanno la principale raccolta sono le patate. Wow. Quindi io sono cresciuta a patate in tutti i Ti pasti, devono quando piacere andavo per forza. sì, alle feste, sai così. E però effettivamente beh, la patata comune mi gonfia un pochino. Però insomma, ecco, questo è quello che mangio. E la frutta, ecco, scusa, mi sono dimenticata, infatti dicevo, c'è qualcosa che... La frutta la mangio volentieri in stagione e, mm, e ascoltandomi mi viene proprio voglia di quella che c'è in stagione. Per esempio, per farti un esempio di intuitività personale, recentemente, allora adesso io abito in Trentino, quindi la stagione delle coltivazioni, ma abbiamo delle stagioni un po' strette, no? Rispetto al sud, Mhm. per quanto riguarda i vegetali, quelli che ci sono d'estate. E quindi nelle ultime 2 settimane è iniziato a venirmi voglia di mele. E questa è anche un'altra cosa che hanno i miei parenti che coltivano. E mi è venuta voglia di mele e avevo comprato un po' di pesche ancora perché mi piacciono molto d'estate. E cavolo, ce l'ho ancora in frigo, ho detto, porca miseria, non ho più voglia, adesso ho voglia delle mele, perché adesso effettivamente da me iniziano ad esserci le mele, no? E mi ha fatto proprio, ci ho fatto proprio caso e ho detto, pensa a te, vedi, come mi è cambiato subito ma senza che le vedessi anche al supermercato le mele, è stata proprio una cosa così, istintuale. Quindi praticamente il tuo concetto di alimentazione intuitiva si basa nell'ascoltare le nostre non voglie, ma anche ciò che ci chiede il nostro corpo, Assolutamente, giusto? Ok. assolutamente, che poi sono le due cose vanno insieme, secondo me. Cioè, quando crei il tuo stile alimentare, il tuo modo di mangiare, e penso che me lo puoi confermare anche tu, che sia appunto nutriente, che appaga il tuo corpo e il gusto, il palato, perché non è che cioè, si tratta di mangiare cibo molto buono e Vero? gustoso, no? Sì. Infatti anche tutte, per esempio, le ricette che ci sono nel percorso, ma tutte mi dicono, cavolo, intanto mangio più di prima, perché ci si Vero. tiene sempre, e due sono super gustose, quindi mangiare cibo vero, perché alla fine si tratta di cibo vero, quello che abbiamo elencato, è gustoso perché insomma lo condisci con i grassi, non li ho nominati prima perché li ho dati un po' per scontato, no? Il burro, l'olio di oliva, quello che abbiamo, insomma, i grassi sani naturali e il sale, insomma, diventano, cioè, sono estremamente gustosi e quindi mi viene naturale andare verso determinati cibi, ma ho anche voglia di quei cibi lì. Poi, se parli di dolci così, sì, ecco, c'è una cosa che a me piace, è il gelato, ma proprio tanto, ma non che divento pazzo, devo mangiarlo tutti i giorni. Se ho voglia di gelato me lo mangio senza Guarda, alcun io l'ho problema. fatto carnivoro, Bravo, quindi c'è... ma che poi il gelato vero è panna, L'altro giorno l'ho latte. fatto al mio fidanzato e praticamente l'ho fatto solamente con panna, poi lui va matto per il mascarpone, mi Ah, piace bello tantissimo, preso. quindi ho messo panna, mascarpone, tuorli d'uovo e sopra poi lui ci ha messo un po' di miele, praticamente con la Perfetto. gelatina in 40 minuti era pronto, l'ha mangiato e ha detto è il gelato più buono del mondo. Ci credo. È tutto naturale, completamente, quindi ho d'origine animale, Fantastico. buonissimo. Infatti devo provarlo prima o poi, guarda. Lo proverò Bello, anch'io.
perché adesso se l'è mangiato lui, quindi se lo provo, rifaccio la ricetta, la registro e la pubblico. Brava. È verissimo quello che dici, Chiara. Infatti, spesso quando mi chiedono anche quanto mangi, quali sono le quantità, io dico sempre Mhm. prima di fissarvi con le quantità, perché poi magari quei giorni avete più fame e mangiate di più e dite, oh mio Dio, ho mangiato 50 grammi in più di carne, adesso ingrasserò. Adesso mi sentirò male, appesantisco i reni perché si spaventano per tutto. Io dico, state sereni perché nel momento in cui abbassi i carboidrati, e parliamo sempre di carboidrati insulinici, amidacei, o comunque li togli completamente come nella dieta carnivora, se inizi a ascoltare il tuo corpo, lui ti chiede ciò di cui ha bisogno. Cioè, soprattutto per le donne, quando sei sotto ciclo, per esempio, io ho notato che mi chiede molto più grasso. Al contrario, quando invece passo la fase del ciclo e Della quindi sto mestruazione. ne sento di meno. In quei giorni sento proprio nausea quando mangio Eh troppo sì. grasso. Quindi basta ascoltarsi poi. È vero, e voglio fare una precisazione. In un'alimentazione, cioè quando si crea il proprio stile alimentare, che poi diventa intuitivo, cioè, e è quindi un'alimentazione salutare, perché alla fine cibo vero è autoregolante. Cibo È vero vero. e nutritivo è autoregolante, attenzione, Quindi, preciso, perché parliamo di una situazione in cui non si mangiano dolci e la dipendenza dagli zuccheri è non c'è stata più. già. Esatto, non c'è più e li possiamo gestire. Infatti è quello che Sì. volevo dire. Tanto è la densità nutritiva che ci appaga e che ci permette di avere questo fattore di autoregolazione e quindi dal cibo vero. Ma in un'alimentazione così, assolutamente una persona, se non ha problemi, se mangiando quella cosa non ha problemi, cioè può rientrare un dolce, diciamo con anche, appunto io ho parlato del gelato, il gelato che prendo io è di una specifica gelateria da me che lo fa, cioè ha delle materie prime pazzesche, usa poco zucchero ma lo usa, cioè, quindi ci può stare, può rientrare assolutamente, perché sappiamo gestire quella cosa, cioè non diventa più un oddio lo mangio oggi, lo voglio mangiare anche domani, dopodomani e così via. Ma mangio quell'X dolce, quella pizza, quella fetta di torta perché c'è quell'occasione, ma perché ne ho voglia in quel momento e me la godo e a pace ame, cioè, e non mi fa nessun problema nel corpo. Poi questo parlo in generale, poi ci sono delle persone che hanno delle patologie e delle problematiche specifiche per cui allora sanno che fino a che non è sotto controllo la situazione, quelle cose ancora non le mangiano, no? Cioè, determinati cibi. Però è proprio, cioè, quello che voglio passare è che non è che un'alimentazione intuitiva poi è o la qualunque, perché spesso è questo, no? Che non si capisce. Cioè, mangiare Mi sto intuitivo allora ascoltando, mangio la pizza e a merenda il gelato e e... tutte le cose raffinate di cui siamo inondati, cioè non cibo di cui siamo inondati. E il mangiare intuitivo vero, a mio avviso, arriva quando si è lavorato sulla propria alimentazione, si è creato quello di cui stiamo parlando fino adesso e abbiamo un'alimentazione, un'attrazione verso il cibo vero che ci fa funzionare bene e in modo naturale sappiamo cosa ci serve, senza farmi mille pensieri, no? Oddio, adesso come hai detto tu, in un piatto devo mettere questo, devo mettere quello, devo mettere quell'altro. Mm, no, non per forza devo mettere tutto, insomma, no? Poi ci può stare all'inizio, ci può stare in determinate situazioni, per esempio mi dicevi dell'amenorrea, ecco, magari lì è un momento in cui dovrei magari ci può stare di spingere un po' a mangiare anche se non c'è proprio quella fame, no? Che arriva e è un caso particolare, quindi cioè, ci sono poi dei casi in cui ci sta di farci un po' più caso, ok? Perché magari si esce da determinate situazioni, però poi non è così che dobbiamo per forza costruire il piatto con tutte le cose che ci è sempre stato detto di dover mettere, no? Ma ci si arriva, perché anche nel mio percorso, per esempio in Energy Step, c'è il piatto che suggerisco come iniziare a costruirlo, per avere un'idea iniziale, ma poi ognuno poi trova il suo, no? Chiara, c'è qualche domanda? E c'è questa di Giulia che è anche pertinente, ma non so se tu puoi rispondere. Giulia dice: Grazie per la diretta. Se una persona in carnivore deve per forza integrare i carboidrati in gravidanza, i medici
danno solo indicazioni generiche, grazie. Allora, io non vorrei toccare un argomento delicato Eh, come la gravidanza, perché, guarda, molto delicato. non è il mio, non voglio, sì, è troppo delicato perché potrei dire delle cose io personalmente farei, però poi potrebbe essere preso un po'. Quello che ti posso dire, Giulia, è intanto stai sempre sul cibo vero. Se tu ti senti, allora io sono sicura che c'è gente, ci sono persone che mangiano un'alimentazione carnivora anche in gravidanza, Sì, però devi ascoltarti se senti che, cavolo, cioè non è che deve essere un dogma, capito? Non deve essere una religione. sì. Cioè se tu senti che oggi hai voglia di mangiarti tre frutti perché sei incinta, te li mangi, o hai voglia di mangiarti del riso, te lo mangi, no? Non so cosa dici, Francesca, però Allora, io mm, come te, infatti chiedo Giulia, se ti va, metti i sottotitoli in italiano, ci sono diversi video così ti puoi fare tu un approfondimento e scegliere, ok? C'è per esempio Kelly Hogan su YouTube che esatto, racconta delle sue 3 gravidanze, ma lei stessa dice che durante la gravidanza aveva voglia di altro cibo e certo. visto che era in gravidanza lo integrava. E poi ci sono delle dirette interessanti che mi sono capitate con Paul Saladino, che però è in animal based, quindi lui mangia comunque frutta e miele, ha inserito, con un'ostetrica. E sono 2 approcci completamente diversi, però interessanti. Quindi, secondo me, magari fai tu le tue ricerche e scegli perché più che altro non ci sono abbastanza studi sulla gravidanza e quindi nessuno, secondo me, può dirti ciò che è giusto o sbagliato. Sicuramente se mangi il cibo vero, come ha detto Chiara, non sbagli. Quindi, Sì, esatto. E appunto fai le ricerche sì, però non farti eh, condizionare, a mio avviso, perché sì, spesso quello che, appunto, anche il messaggio che io cerco di passare sempre è che ci vengono date troppe, cioè il cibo, l'alimentazione è stata resa complicata, ok? Vengono date delle regole e poi abbiamo timore di sbagliare, metto le virgolette, perché non è che possiamo sbagliare se ascoltiamo noi cioè, stesse. Magari un giorno, cioè se tu hai un'alimentazione pulita, come mi sembra di aver capito, è difficile che da un giorno all'altro ti viene voglia di andare a mangiare al McDonald's per estremizzare, e mangiare tutte le peggio cose, anche se mangi, non so, una fetta di pane un giorno. Quindi rimarrà sempre un'alimentazione pulita, però dobbiamo davvero permetterci di ascoltare cosa serve al nostro corpo quando abbiamo pulito l'alimentazione, ok? Mettiamola così. c'è Ehm, una domanda invece sui consigli su come abbassare il cortisolo, inerente a quello che ho Vabbè, detto è un prima. discorso molto ampio, però come dicevo prima, non è che il cortisolo, quando noi siamo sotto stress cronico e gli ormoni principalmente coinvolti sono il cortisolo, l'adrenalina, se lo stress è cronico e continuo da tempo, il cortisolo magari è alto in un primo momento, ma poi facilmente è molto basso. Quindi bisogna capire in che fase si è, perché le fasi sono di solito che iniziale dello stress cronico dove c'è una fase di vabbè, stress acuto, c'è il cortisolo alto perché ci serve per attivarci, però poi il cortisolo inizia a essere in disequilibrio più che altro, ovvero rilasciato quando non deve, se deve essere rilasciato la mattina che è il momento in cui dovremmo avere il picco più alto e poi è come un'onda, no? Che poi scende piano piano, inizia a essere rilasciato la sera magari, quindi quando se ti senti stanca è accesa così la sera, no? Che non riesci a calmarti, allora quello può essere un cortisolo che è in disequilibrio e quindi non è sempre alto e poi alla fine ci arriviamo ad avere un cortisolo sempre molto basso, quindi siamo sempre stanche, andiamo avanti perché dobbiamo, ma siamo stanche. E quindi abbassare il cortisolo così, cioè le pratiche sono quelle, cioè io più che andare a pensare a come abbassarlo, penserei a come modularlo, no? E le cose sono sempre quelle, a parte appunto, oltre all'alimentazione che è fondamentale, cioè dare i grassi al nostro corpo che sono nutrimento e materia prima anche per questo ormone, ok? Per questi ormoni, e andare a lavorare sulla gestione degli stress. Questo è un po' un argomento che esula magari dalla conversazione specifica di oggi, però gestire gli stress vuol dire cercare di individuare
anche nero su bianco quali sono tutte le mie fonti di stress. E attenzione che lo stress è multifattoriale, perché anche un'alimentazione infiammatoria è uno stress organico, perché un cibo che mi infiamma è uno stress per il mio corpo, ok? Non è solo lo stress emozionale, cioè quello che ci viene da fuori, sia inquinamento, sia di parole, preoccupazioni, tutte queste cose qua, assolutamente lo è, ma è tutto anche la continua esposizione alle luci artificiali, il non stare abbastanza fuori, quindi andare a capire com'è la mia situazione, se ci sono tanti stress emozionali, lavorativi, finanziari, tutte queste cose qua, capire cosa si può fare, no? Cioè, dove riesco a mettere dei paletti, dire dei no, cioè, modulare qualcosa, qualcosa cambio, qualcosa non posso cambiare, ma allora posso lavorare su un'altra cosa. E poi, insomma, fare anche delle pratiche di respirazione guidata, meditazione guidata. Dico guidata perché è più facile, no? Su YouTube si trovano un milione di cose. Prendersi del tempo per tirare il fiato e fare appunto magari 10 minuti di meditazione o anche solo sedersi fuori all'aperto al sole a fare niente. Prendersi del tempo per sé, camminare in natura, contatto con la natura, quello è molto ci scarica e ci ricarica, proprio il contatto fisico con i piedi sulla terra, sull'erba, nell'acqua, sulla sabbia, quello che è. Sembra assurdo, ma la terra è carica negativamente, cioè di elettroni, e noi siamo come una batteria, no? Continuiamo a caricarci, dobbiamo scaricare in qualche modo, dobbiamo mettere a terra, come la messa a terra, no? Si chiama grounding, infatti. E noi quando siamo scalzi sulla terra, rilasciamo, scarichiamo e ci ricarichiamo di elettroni che sono quelli che ci fanno funzionare. Gli elettroni sono coinvolti, cioè noi anche dal cibo prendiamo elettroni che sono quelli che ci permettono di far funzionare la catena per la produzione dell'energia. Vabbè, sto andando un po' da un'altra parte, però per dire ci sono tante cose che puoi fare. Prima però devi individuare, ok, ho stress? Sì, no? Da dove sono tirata? Cos'è che mi sta tirando di qua e di là? Il secchio è pieno, non è pieno? Cosa posso fare? Dove? Insomma. C'è un'altra domanda, Chiara, su... C'è Oriana che dice: il mio problema sono i formaggi, mi piacciono troppo, soprattutto quelli di capra. Tu che cosa ne pensi dei formaggi? Ah, Perché... ecco, non li ho nominati prima, infatti. Ecco, allora, i formaggi, secondo me dipende. Dipende da come sono fatti, dalla situazione della persona, se c'è dell'infiammazione. Allora, i formaggi, per esempio, io nel percorso all'inizio li mettiamo da parte, ma non perché di per sé sono un alimento cattivo, no? O infiammatorio, perché in un contesto infiammato o di insulina in disequilibrio potrebbero mantenere un po' il problema. Soprattutto perché magari non è facilissimo trovare formaggi fatti di latte crudo, di allevamento al pascolo e tutte le storie, no? Che sappiamo. E quindi spesso è il latte di partenza che è già problematico un po', no? Infiammatorio. E quindi ti dico, e il formaggio, cioè come il latte di per sé, ha la capacità di creare un po' di dipendenza, perché cioè ci sono queste casomorfine che diciamo legano, adesso non la dico male, legano appunto sui recettori che abbiamo come si chiamano? Madonna, ho un vuoto. Vabbè, comunque ci possono creare una danno sorta l'effetto casiomorfine, sì, danno l'effetto un po' della sì, morfina, creano questa dipendenza. esatto, vanno ad Agiscono sul sistema... non so se è sul sistema endocannabinoide come alcuni oppiaci, vabbè, comunque insomma, accendono quella necessità, no? Nel cervello, e quindi potrebbe essere che, e ti dico, questa è un'esperienza mia personale perché io amo i formaggi, però più ne mangio, più ne mangerei. E quindi magari, ecco, dacci un occhio e non dico per forza di eliminarli per sempre, magari provare un periodo che quando si prova a eliminare qualcosa temporaneamente, almeno 3 settimane bisogna farlo perché bisogna dare il tempo al corpo di ripulire, sistemare un po' la parte intestinale, flora batterica, e poi pian pianino reinserire e vedere cosa succede, no? Infatti è quello che faccio anche nel percorso, alla fine reinseriamo ciò che abbiamo messo da parte e ognuno capisce in modo sistematico, ovviamente no, non ti mangi una forma di formaggio subito,
e reinserire piano piano un giorno, vedere cosa succede e per poi imparare a gestirli in modo che sì, te li mangi magari ogni tanto, di tanto in tanto, ma magari non tutti i giorni. Dall'altra però c'è anche gente che ha un'alimentazione così molto pulita, molto fatta di cibo vero, nutriente, che mangia il formaggio tutti i giorni e non ha alcun problema. Formaggio di latte crudo, da capra magari, che è quello diciamo che è meglio tollerato quel latte, no, dal nostro Sì. organismo e non ha problemi. Quindi Oriana, se tu, c'è tutto questo discorso per dire che se non ti danno alcun problema, no? Però se dietro c'è magari un po' di insulinoresistenza o qualche altro problemino infiammatorio, magari per un attimo, perché il latte comunque ha la capacità di innescare l'insulina, Infatti, anche se non c'è un volevo dire anche cambio questo glicemico. perché ho Mm. fatto una diretta recentemente delle mie Domeniche Bestiali in cui ho riportato quello che avevo letto non solo lì, ma ho anche approfondito sull'ebook della dottoressa Manuela Rivo e del dottor Matteo Dimo. C'è Sì, un capitolo bellissimo sui latticini, latte crudo, sì, eccetera. E oltre ai vari problemi che potrebbero dare i latticini, ma non danno a tutti, come giustamente hai detto tu, perché spesso le casomorfine che cosa fanno? Rallentano anche la digestione, quindi in sì. molti causano gas, costipazione, ma oltre questo, secondo insomma, la letteratura scientifica, da quello che ho letto da loro, hanno un effetto insulinogenico che non dipende dalla glicemia. E l'ho Esatto. visto anche quando ho monitorato la mia glicemia con il CGM. Se io mangiavo il parmigiano, la glicemia era praticamente stabile, si muoveva di 5 punti. Però loro mi hanno spiegato che ha comunque il formaggio questo effetto insulinogenico, Sì. quindi se il tuo obiettivo è stare bene e con il formaggio stai bene, magari lo mangi, però se il tuo obiettivo è dimagrire e vedi che non perdi peso, forse è Sì. il formaggio che può dare fastidio. È sempre Anche, una questione di obiettivi. infatti sono d'accordo, infatti è quello proprio che è insulinogenico, appunto anche senza avere effetto sulla glicemia. Ma perché? Perché il latte alla fine è un alimento che deve far crescere in fretta, no? Sì, E, è cioè, proprio coerente è nato ancestralmente, cioè. è pieno di nutrienti, cioè il latte serve per far crescere il cucciolo di umano o di Sì. animale, quindi ha quell'effetto lì per forza di cose. E sì, anche in un contesto di necessità o volontà di perdere del grasso, ma anche proprio di per sé, perché magari mi va a muovere l'insulina un po' troppo se lo mangio troppo frequentemente. Ma ripeto, poi ognuno deve trovare il suo, questo in generale, no? Bahia si chiede, tipo Chiara, io ho preso degli yogurt da vicino Bolzano, più dei formaggi animali allevati al pascolo. Questi sono ovviamente diversi rispetto a quelli dei negozi? Ma Eh, se hai preso lo yogurt fresco, sì, se hai preso lo yogurt in una maglia, in un allevamento dove lo facevano, cioè dove lo fanno lì, e sono diversi sì perché sono freschi, infatti probabilmente hanno una scadenza del giorno dopo, Sì, probabilmente. Che poi vabbè, puoi mangiare anche, cioè, non è che sì. ti puoi Se buttare sono da via, latte crudo, sì. eh, poi vabbè, questo io dico sempre, io Lo faccio facciamo così, noi, è il nostro io rischio e pericolo. mangio tutto finché non sento che, cioè, l'odore, e noi abbiamo questa abilità, no? Che grazie a Dio ci ha tenuto in vita fino ad oggi, odore e guardare e si capisce se, e magari assaggiare un attimo se è ancora mangiabile. Comunque sì, gli yogurt nello specifico sono diversi se è fresco, è chiaramente latte pastorizzato, lo yogurt non lo fanno con latte crudo Sì. in vendita, io me lo mangio con latte crudo, però ecco che quello mangio ogni tanto, non l'ho detto. Ehm, Anche però quelli lo io ogni tanto pastorizzano. quando mi capita il kefir perché è molto più facile rispetto allo yogurt da Sì, fare a casa, infatti senza yogurtiera. infatti io ce li avevo i miei grani di kefir, facevo il kefir di latte di capra crudo e ho ucciso i Buono. grani e devo recuperarli. Li ho uccisi, è stato proprio, ho perso dei figli. È, è come perdere un animaletto. E quindi adesso devo recuperarlo perché quello è molto facile, come dici tu, è buono. Comunque, tornando su a Bahia, sì, gli yogurt di solito se ci fai caso, secondo me sono anche molto più digeribili, quelli freschi, no? Sì, E hanno perché probabilmente un po' i batteri sono veramente vivi, invece quelli che compriamo facilmente, i batteri negli yogurt che acquistiamo, per quanto siano magari anche bio e quello che vuoi, ma non sono proprio vivi e vitali.
perché insomma sono lì da tanto. Il problema è proprio quello, Chiara, Non del che tutto. essendoci tutti i batteri e gli enzimi digestivi dentro, Mm, non riusciamo proprio a digerirli. mm, Infatti molti anche intolleranti, i formaggi al latte crudo riescono tranquillamente a meglio, digerirli. sì, Io sì. non so se adesso Instagram, come sempre, mi stopperà le dirette a un'ora, non ne ho Ti dà idea, un però countdown? sì, però me lo dà sempre gli ultimi 20 Ah, secondi e ok. quindi poi non riesco mai a salutare le persone, mi frizza così la diretta, però vedo che c'erano altre domande forse, se ci sono te le leggo al volo e ti saluto. Senti Chiara, ma invertendo l'ordine del pasto, prima proteine e dopo carboidrati, è vero che si abbassa l'indice Allora, glicemico? non è che si abbassa, si ha un impatto glicemico diverso e ci sono diversi studi che confermano proprio questo, che mangiando i carboidrati parliamo più di, cioè non le verdure, ok, che mi apportano una quota irrisoria di carboidrati, più i cereali o patate o la frutta alla fine l'impatto a livello glicemico è diverso, è più basso perché abbiamo proteine e magari se ci sono delle fibre per chi mangia un po' tutto vanno a modulare la risposta glicemica poi degli altri di questi carboidrati se sono ad alto impatto glicemico ovviamente, no? Quello sì si è visto che è così. Anche qua, insomma, per chi ha problemi veri a livello glicemico ci sta di essere molto attenti a mio Ecco avviso. Chiara, a 30 secondi Vai, niente. praticamente come al Comunque solito, sì, però la almeno ti risposta è sì. vorrei salutare in questi 30 secondi, se no come al solito si stoppa. Dai, ci Va bene. vediamo magari per le domande sul tuo canale. Volentieri, volentieri. Io Ok, ogni lunedì faccio una diretta domande e risposte. Houston,